Una settimana intensa, quella tra fine settembre e inizio ottobre, per le organizzazioni di sopravvissuti agli abusi del clero. L'incipiente sinodo sulla sinodalità, in corso a Roma dal 4 al 29 ottobre, ha rappresentato infatti l'occasione per tentare un'interlocuzione con il Vaticano sul tema della tolleranza zero nella gestione degli abusi e per presentare alcune iniziative di rilievo. In prima fila ECA, Organizzazione Mondiale di Attivisti per i Diritti Umani, con un focus sui diritti dei bambini e sulle vittime di abusi sessuali sui minori perpetrati dal clero, di cui fa parte anche Rete l'Abuso. Più di un centinaio le persone, tra sopravvissuti e attivisti provenienti dai 5 continenti, che hanno dato vita alla manifestazione del 30 settembre nei giardini di Castel Sant'Angelo per chiedere tolleranza zero a Papa Francesco, tramite una legge universale della Chiesa Cattolica, come richiesto dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Concretamente ECA, in consultazione con i canonisti, chiede una revisione dell'articolo 1395 del Codice di diritto canonico, che contempli tra l'altro la dimissione dallo stato clericale e l'allontanamento da qualsiasi attività nella Chiesa di chiunque, vescovo, prete, diacono, religioso, laico o volontario, commetta un abuso sessuale o lo insabbi, l'imprescrittibilità del reato, l'obbligo di denuncia, il dovere di informare delle procedure e degli esiti le vittime e chi denuncia, la rimozione della persona accusata da ogni incarico ecclesiale durante l'investigazione previa, la pubblicazione dell'esito del processo, l'obbligo di risarcimento del sopravvissuto. Il 2 ottobre si è poi svolta una conferenza stampa ricca di iniziative, dalla richiesta di rimozione dell'attuale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Monsignor Víctor Fernández, ex arcivescovo di La Plata in Argentina, che avrebbe protetto un prete pedofilo, alla presentazione del controreport di Francesco Zanardi di Rete l'Abuso, un atto di accusa contro la CEI che non sembra interessata ad acquisire i 332 casi della rete in 13 anni di attività, nessuno dei quali denunciato all'autorità civile dalla Chiesa. Nel 100% dei casi in cui c'è stata una condanna da parte della giustizia italiana o ecclesiastica, esclusi naturalmente sacerdoti deceduti, quelli che hanno lasciato il sacerdozio o i pochi ridotti allo stato laicale dalla stessa Chiesa, i sacerdoti sono sempre stati reintegrati in parrocchie dove è difficile non essere a contatto con i minori anche quando c'è un decreto o una raccomandazione del vescovo, scrive Zanardi. Zanardi ha consegnato il suo controreport alle Nazioni Unite a Ginevra sotto forma di denuncia, presente insieme a lui presso il Comitato per i diritti dell'infanzia anche l'avvocato Mario Caligiuri. L'arcidiocesi di Baltimora, negli Stati Uniti, ha dichiarato bancarotta con 2 giorni di anticipo sull'entrata in vigore di una nuova legge statale che permette alle vittime di preti pedofili di far causa a prescindere da quando si sono svolti gli abusi. L'arcivescovo William Lori ha attribuito il ricorso al Chapter 11, che ora protegge la più antica diocesi degli Stati Uniti da potenziali debitori, al gran numero di azioni legali che finora erano state proibite dalle leggi dello Stato del Maryland. Lori ha detto che aver fatto ricorso allo strumento della bancarotta è la miglior strada possibile per risarcire le vittime alla luce delle limitate risorse della diocesi, che altrimenti sarebbero state risucchiate dalle azioni legali. Il ricorso al Chapter 11 blocca tutte le azioni legali contro l'arcidiocesi, che sarebbero altrimenti scattate a partire da domenica. Un giudice si occuperà adesso della riorganizzazione dell'arcidiocesi, con l'obiettivo di stabilire una scadenza entro cui le vittime potranno farsi avanti davanti alla magistratura. Sono 332 i casi di violenza commessi dai religiosi in Italia, documentati dalla Rete l'Abuso nel report sulle omissioni della CEI al motu proprio di Papa Francesco. Casi che l'associazione ha trattato dal 2010 a oggi, senza riuscire ad avere però ascolto dalla Chiesa. Proprio un anno fa, il 18 novembre, la CEI aveva pubblicato il primo report nazionale sulle attività di tutela nelle diocesi italiane. Nonostante i proclami di tolleranza zero, però, in Italia la situazione è molto più grave confronto agli altri paesi di quanto la CEI ammetta. Il cardinale Matteo Zuppi non ha mai voluto acquisire i nostri dati, lo abbiamo incontrato 2 volte nell'estate 2022. L'Italia purtroppo è il paese, risulta il paese
con più problematiche, dove la piaga della pedofilia clericale è davvero un cancro. E ci sono 3 motivi. Il primo motivo è la stampa italiana. La stampa italiana sta producendo da circa 4 anni fake news in questo senso. Non sentono, diciamo, un contraddittorio delle vittime, questo deontologicamente è un gravissimo problema perché disinforma anche i lettori. Abbiamo avuto diversi incontri direttamente con il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Di fronte a Zuppi mi disse: ci vediamo e se avete dei nominativi portateceli. Benissimo, ci siamo visti, i nominativi non li ha voluti. Purtroppo abbiamo decine di casi, e qualcheduno lo documentiamo nel report che poi vi posso dare, dove anche i vescovi fanno la stessa cosa. In questo report noi abbiamo trattato questo qua della CEI, dove un centinaio di casi erano più che sufficienti, invece ne abbiamo trattati ben 332, vi dico il perché in realtà sono molti di più, ma sono 332 casi che la Rete L'Abuso ha seguito, raccolto e documentato nei 13 anni di lavoro in Italia, e abbiamo riscontrato nel 100% dei casi esaminati che è stata omessa ovviamente la denuncia alle autorità civili. Nel 100% dei casi la Chiesa non ha mai reso giustizia, neppure umana, alla vittima. Nel 100% dei casi i sopravvissuti non hanno ottenuto neppure un soccorso, cioè cure mediche, psicologiche, come era stato promesso. Di nuovo, nel 100% dei casi non c'è stato alcun indennizzo, anzi, quando io parlai con il presidente della CEI, Matteo Zuppi, oltre a non volere i casi, e chiesi: ma almeno di quella limitata fascia che volete analizzare, che era quella dal 2000 al 2023, ci saranno risarcimenti? E Zuppi mi ha detto: no, per carità, se iniziamo a risarcire le vittime poi vengono tutti a denunciare. Nella Chiesa si nota infine una forte differenza di trattamento fra le vittime e i sacerdoti pedofili. Le prime vengono lasciate senza alcun tipo di assistenza, mentre i preti abusatori sono puntualmente difesi dai migliori avvocati sulla piazza, con parcelle che difficilmente un sacerdote può permettersi. Con il motoproprio Vos Estis Lux Mundi va in scena lo spettacolo della lotta agli abusi, ma senza le vittime. Nella sostanza nulla si muove. Una denuncia forte che arriva dalle vittime italiane, non a caso a 2 giorni dall'inizio del sinodo in cui dovrà essere affrontato anche il tema degli abusi. Attesa anche la seconda parte dell'inchiesta della CEI, che questa volta dovrebbe riguardare i 613 faldoni sui casi di abuso inviati dalle diocesi al Dicastero per la dottrina della fede dal 2000 a oggi. Niente conferenza oggi dei capigruppo al Senato, ancora nessuna calendarizzazione. Ora mi dicono prossima settimana, forse il 3. Per fortuna sono armato di tanta pazienza, forse troppo. Ha scritto in un post Facebook Pietro Orlandi il 27 settembre. Parole che riassumono lo stato d'animo del fratello di Emanuele Orlandi. Nel momento in cui stiamo registrando questa puntata di TG L'Abuso, la notizia è che si dovrebbe andare in aula al Senato martedì 10 ottobre alle 16:30 per le scomparse di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. Dopo Vatican Girl su Netflix, l'audio Vatican Shock pubblicato da Alessandro Ambrosini, curatore del blog di inchiesta Notte Criminali, alcune dichiarazioni del Papa e l'apertura in Parlamento, le speranze che il quarantennale del rapimento di Emanuele Orlandi potesse dare una svolta c'erano. Invece l'istituzione della commissione ritarda da mesi e dopo che il promotore di giustizia vaticana Diddi l'ha attaccata pesantemente, abbiamo visto un fuoco di fila da giornalisti e non solo contro la stessa. Nel mezzo, sempre Diddi ha ricacciato una pista che tale non è, che addirittura sposta l'attenzione dal Vaticano alla stessa famiglia Orlandi, dopo aver addirittura accusato Pietro Orlandi e l'avvocato Laura Sgro di voler ostacolare l'indagine e non volere la verità. Smentito immediatamente da Orlandi e Sgro, le sue parole hanno fatto il giro di social e mass media, come il fuoco di fila contro Pietro Orlandi, strumentalizzando e travisando una sua frase nella trasmissione televisiva di martedì.
Peter Orlandi, sempre da Floris, aveva denunciato a febbraio la sudditanza psicologica dello Stato italiano nei confronti del potere vaticano. La commissione d'inchiesta Orlandi-Gregori, ha scritto Ambrosini su Notte Criminale, è un metro che misura la volontà effettiva di una classe dirigente di rompere con un passato che non ha raccontato, ha intorpidito, che non ha cercato, ha coperto, che non ha risolto, ha deviato. È e deve essere la discontinuità con ciò che non è stato fatto troppe volte nella storia d'Italia. Deve essere la prova che lo Stato non ha paura di rispondere alla richiesta di verità e giustizia del proprio popolo, che non teme di mettere sul tavolo il proprio futuro, dissolvendo le nebbie del passato. Non c'è più tempo per passare le rassicurazioni, servono solo fatti e concretezza. Questo deve essere il tempo degli uomini giusti, non delle marionette di un teatro stantio. Sintesi perfetta della realtà. Per motivi personali non desidero più essere soggetto all'imposta ecclesiastica. Jeremy Stauffacher, avvocato indipendente, non vuole più pagare per la Chiesa Cattolica, come ha fatto sapere la settimana scorsa in una lettera indirizzata alla sua parrocchia. Se l'avvocato ci pensava già da tempo, gli ultimi casi di abusi sessuali lo hanno spinto a rinunciare ai servizi dell'istituto. La lettera era pronta da tempo, l'avevo digitata sul mio computer, ha detto all'emittente pubblica svizzera RTS, e alla fine gli eventi accaduti mi sono serviti da stimolo senza che si trattasse necessariamente di una vendetta contro la Chiesa. E Jeremy Stauffacher non è il solo a prendere le distanze dalle istituzioni. Nelle ultime 3 settimane, solo nel cantone di Friburgo, 500 battezzati hanno lasciato la Chiesa. Si tratta di un record poiché rappresenta 1/3 delle uscite annuali. Centinaia di fedeli hanno lasciato la Chiesa anche nelle città di San Gallo, Lucerna, Basilea e Zurigo. Nel Vallese se ne contano 15 per l'anno in corso, di cui 12 nelle ultime settimane. Questa erosione si è accelerata ma sta divorando l'istituzione da molto tempo. In 10 anni le partenze in Svizzera hanno fatto un'impennata, passando da 13.809 nel 2011 a 34.182 nel 2021. Il segretario generale dell'ente ecclesiastico cattolico del cantone di Friburgo, David Neuhaus, si rammarica che l'accelerazione di queste partenze avvenga mentre la Chiesa cattolica cerca di far luce sul suo passato. Lo studio dell'Università di Zurigo, che documenta più di 1.000 casi di abusi sessuali, è stato infatti commissionato da 3 organismi cattolici, tra cui la Conferenza Episcopale Svizzera. La strategia della Chiesa nei confronti della pedofilia è sempre stata quella di evitare lo scandalo e proteggere il sacerdote, che anche durante il periodo dell'Inquisizione, in virtù di un privilegio di casta, raramente incorreva in pene gravi pur di fronte a eclatanti violazioni. Non si offendano i convinti sostenitori di Papa Bergoglio, ma la sua strategia di denuncia e intransigenza è solo il frutto di un necessario adeguamento alle mutate circostanze, poiché il problema esploso a livello mondiale non è più occultabile dalla Chiesa. Ogni tanto qualche prelato sfugge alle maglie predisposte dal Vaticano per mantenere la pedofilia clericale il più lontano possibile dai riflettori mediatici, al fine di gestirla dettando i tempi più consoni a quelli della Chiesa. È stato il caso, uno tra tanti, del reverendo americano Richard Bucci, il quale vietò la comunione a chi sosteneva la legge sul diritto all'aborto, giustificando questo divieto così: non c'è paragone tra pedofilia e aborto, la pedofilia non uccide nessuno, l'aborto lo fa. Premesso che la confusione tra fede e bambino la dice lunga su quanto Bucci avesse chiare le idee, in risposta alla sua affermazione violentissima, che riflette una convinzione delirante ancora molto radicata non solo in ambito cattolico purtroppo, ecco cosa ci ha detto la neonatologa e psicoterapeuta Maria Gabriela Gatti. Il pedofilo, dice la dottoressa, è un grave malato mentale, nonostante ciò che afferma la psichiatria americana nel DSM-5,
che include la pedofilia tra i disturbi del comportamento sessuale nel gruppo delle parafilie. Giustamente, invece, c'è chi ha definito la violenza sessuale su un minore un omicidio psichico. Questa violenza non ha niente di sessuale, la violenza non ha nulla di sessuale, in quanto è un'azione che va contro l'identità, la potenzialità psichica ed evolutiva del bambino. Esso rappresenta quell'identità umana, quella vitalità che il pedofilo ha perduto per vicende personali, dice ancora la dottoressa Gatti. Nel suo comportamento, se la pulsione omicida compulsiva e ripetitiva rappresenta l'aspetto psicopatologico, il controllo razionale gli conferisce una qualità criminale propria delle psicopatie. Infatti il controllo consente fino a un certo punto di evitare le conseguenze penali, oltre che l'utilizzo, conclude la dottoressa, di sofisticate strategie di scelta e di avvicinamento delle vittime. Questo identikit della dottoressa Gatti ci aiuta a comprendere molte cose, ma certamente non in Vaticano, dove ancora sono convinti e agiscono come se la pedofilia fosse un peccato. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend. Direi che possiamo iniziare. Allora, vediamo se funzionano i microfoni, Esatto. e così ci presentiamo. Inizio, poi parlerete. Prego. Allora, qui c'è Federico Tulli che è il coautore del libro Giustizia Divina che abbiamo scritto insieme, io sono Emanuela Provera, Francesco Zanardi che è il presidente della Rete L'Abuso e l'avvocato Mario Caligiuri. che supporta l'attività della vostra associazione. È uno dei nostri avvocati, sì. Siamo tutti e quattro qui perché in particolare l'associazione La Rete ha presentato una denuncia alla Procura di Savona e anche ha presentato una relazione, un dossier all'ONU nel quale è stato inserito come documento anche il nostro libro. E di fatto anche nei mesi precedenti, nello svolgimento delle nostre ricerche, abbiamo avuto poi dei confronti con Francesco Zanardi e quindi c'è stata comunque la possibilità di scambiare delle informazioni. Abbiamo iniziato a svolgere questa ricerca nel 2015, io e Francesco ed io, e il libro affronta 3 tematiche. In tutte queste 3 tematiche abbiamo lavorato dividendoci alcuni argomenti, però tutte e due abbiamo sviluppato la ricerca su questi 3 temi, che sono il tema delle case di cura. Sono dei centri ben strutturati e organizzati da tanti anni, probabilmente da qualche decennio, anche in Italia e anche in altre parti del mondo, all'interno delle quali vengono poi mandati i cosiddetti sacerdoti in difficoltà, come li definisce la Santa Sede, quindi dei sacerdoti, dei preti che presentano delle problematiche, soprattutto quando queste problematiche iniziano a creare dei problemi nel rapporto con i terzi. Quindi non è più solo qualcosa che rimane nella vita privata del singolo sacerdote, ma ci sono poi delle interazioni o con la comunità parrocchiale o comunque con le persone. Questo diventa problematico per la Chiesa, per cui vengono mandati in queste case dove dove vivono un momento riabilitativo, di correzione anche e anche di attenzione spirituale. Quindi oltre allo psicoterapeuta o al medico c'è il direttore spirituale e quindi la persona
sacerdote che ha questa attenzione verso questi preti in difficoltà. Quindi abbiamo sviluppato la ricerca sul tema di queste case e abbiamo individuato alcune strutture, circa 18 in Italia. È stato difficile entrare in queste case, in alcune abbiamo potuto avere l'accesso, le abbiamo visitate, siamo stati accompagnati e personalmente ritengo che durante questa ricerca io ho trovato una chiesa, diciamo quella più vicina al popolo dei fedeli, disponibile al dialogo su questo tema, anche delle case, mentre il livello istituzionale l'ho trovato molto chiuso e con difficoltà di dialogo e quindi è come se avessimo incontrato due realtà molto diverse, quella di vertice e quella della base. Ecco, quindi questo è il primo tema. Poi abbiamo affrontato, è abbastanza legato a questo, il tema del carcere, nel senso che avevamo scoperto che alcuni preti condannati in via definitiva, quindi che hanno subito il processo secondo la legge italiana e quindi poi nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di condanna, alcuni di questi sacerdoti vivono e risiedono in queste strutture, per cui abbiamo voluto capire quanti persone del mondo ecclesiastico in Italia stanno scontando la pena in un carcere. Anche questa è stata una ricerca complessa e qui la chiusura l'abbiamo avuta più che dalle istituzioni ecclesiastiche da quelle civili e questa è stata purtroppo una triste sorpresa, nel senso che sappiamo che ci sono dei dati, ma questi dati non sono accessibili a cittadini italiani che svolgono la funzione che sono giornalisti e quindi questa è una cosa molto particolare. Poi magari Federico Posso anche dovuta la domanda, perché voi nei carceri avete cercato quanti sacerdoti noi, esatto, poi Federico la risposta è anche dovuta alla domanda. La domanda era chiesto specifica. quanti pizzaioli magari sì, te l'avrebbero esatto. detto, forse. Di fatto c'è una classificazione, poi esatto, poi magari Federico vi spiega bene anche l'odissea che abbiamo attraversato, perché è durata più di un anno la richiesta a 191 istituti di pena italiani, 191, ci hanno risposto in 125, prima di arrivare a questo risultato però abbiamo dovuto lavorare tantissimo. E quindi il tema delle carceri per arrivare ad un risultato sconvolgente. Noi sappiamo che almeno 130 sacerdoti sono stati condannati in via definitiva dal 2000 in avanti, ne abbiamo trovati, dobbiamo attenerci alle risposte che abbiamo ricevuto, ne abbiamo trovati 5 nelle carceri. Quindi anche questo è stato un dato che poi abbiamo approfondito. Il terzo tema, non disgiunto dai primi due, è quello della pratica dell'esorcismo. L'esorcismo, per chi è cattolico e praticante, è un rito, è un sacramentale che serve ad allontanare il demonio dalla persona che ne è posseduta. E anche qui è stato interessante approfondire questo tema perché l'Italia ha un primato mondiale, cioè è il paese nel quale ci sono più esorcisti in assoluto rispetto agli altri paesi del mondo, per cui in Italia abbiamo 240 esorcisti e rispetto ai 15 della Spagna. Fra Sicilia e Lombardia sono in 40, quindi solo in Sicilia e Lombardia ci sono 40 esorcisti, quando in tutta la Spagna ce n'è 15-28 nel Regno Unito. Quindi come mai in Italia c'è un fenomeno così alto? E anche questo ci ha incuriosito e quindi abbiamo partecipato a dei riti, a delle celebrazioni
assistito, non partecipato, è giusto, assistito a delle... No, infatti quando poi c'è stato il momento di sottoporsi alla liberazione dal maligno, quindi al nucleo di quello che è stato lo svolgimento del rito, noi, io poi, ognuno poi è libero, no? Federico cioè quello che ritenevo opportuno, io non me la sono sentita di avvicinarmi per essere esorcizzata, non ritenendo di essere indemoniata, ecco. E quindi confermo che non è indemoniata. non lo so. Non mi sembra che neanche Federico sia posseduto dal demonio, però è interessante, vi leggo questa dichiarazione di Papa Francesco, che alla fine di settembre, in una nota che Papa Francesco scrive all'Associazione Internazionale Esorcisti, Papa Francesco dice: l'opera del maligno rende drammatica e più faticosa l'esistenza quotidiana. Sono le parole del Papa rispetto che lui pronuncia rispetto al tema della pedofilia e alle divisioni che ci sono nella Chiesa in questo momento, da quando lui tenta di portare avanti questa riforma, e quindi creando una situazione che tutti, chi segue un po' la cronaca vaticana conosce. Quindi è molto presente il demonio in questo pontificato, quindi per seguire veramente quelli che sono i contenuti poi anche della sua catechesi e della pastorale che fa Papa Francesco, abbiamo ritenuto interessante approfondire questo tema. Io in particolare mi sento molto coinvolta, perché il 65% dei posseduti sono donne, e quando abbiamo partecipato a questi riti di liberazione dal maligno, le persone che hanno manifestato la possessione erano donne, quindi mi sono sentita abbastanza coinvolta anche per questo motivo, mi è interessato un po' sviluppare la ricerca. Ecco, quindi questo per dire che abbiamo sviluppato questi 3 temi e entrambi abbiamo lavorato quindi a tutti gli argomenti del libro, e per quanto mi riguarda, e poi passo la parola a Francesco e Federico, nell'ambito di quello che abbiamo poi appunto portato un po' alla luce, io ho riscontrato una sorta di non dico collaborazione, ma c'è il tentativo comunque, c'è l'interesse comunque a proteggere, a difendere alcuni ambiti in cui la Chiesa forse dovrebbe essere più chiara e magari anche interpellata sulla legittimità di quello che conduce, sia per quanto riguarda il tema dell'esorcismo, sia per quanto riguarda il tema di queste case di rieducazione, nel senso che forse le istituzioni civili dovrebbero intervenire, proprio perché c'è un problema anche di sicurezza, nel senso che se un cittadino italiano, come lo sono gli ecclesiastici e i sacerdoti, viene sottratto alla giustizia civile, questo interpella un po' tutti, no? Quindi tutta la società civile, per cui ecco. E il fatto di non aver potuto accedere a delle fonti che vengono conservate a livello dallo Stato, anche questo ci è sembrato una cosa che non, insomma, veramente inconcepibile. Quindi passo la parola, vi ringrazio per essere qui, passo la parola a Francesco e a Federico, che magari vi raccontano anche più nel dettaglio questa ricerca, questa indagine. Grazie Manuela. Prima che ricollegandomi a quello che diceva lei, qual è la diversità tra il prete condannato che va in una struttura ecclesiastica e il prete condannato sempre dalla giustizia civile, quindi dalla giustizia italiana, che va in carcere? Ok. Cioè, se siete riusciti a capire il perché la biforcazione delle due strade. Io dico la mia risposta, poi dice tu. Semplicemente perché quello condannato dalla giustizia civile è stato intercettato da qualcuno che ha fatto denuncia. Non c'è nessuna differenza sul piano umano piuttosto che di altro tipo.
quelli condannati hanno subito un processo civile perché sono stati denunciati, tra l'altro in Italia, solo dalla società civile, può essere un parlamentare o può essere qualcuno che è stato coinvolto, un genitore, quindi la differenza è solo questa, che in Italia i sacerdoti che non hanno subito un processo civile, in questo momento la Chiesa ha scelto di non denunciarli e di trattarli in un altro modo, questa è la differenza. Perfetto, grazie. Diciamo privatamente. Sì. Buonasera, grazie a tutti. Volevo ringraziare anche Stefano per averci invitato a parlare nella sua bella libreria e fargli gli auguri anche per la nascita del figlio. Adesso è andato via proprio in questo momento. Eccolo. Grazie Stefano, ti stavamo ringraziando e facendo gli auguri. Ecco, cosa posso aggiungere a quello che ha già detto Emanuela? Molto poco, se non questo. Emanuela ed io abbiamo in comune sicuramente una cosa: ci facciamo tante domande e soprattutto come dire, sul funzionamento di determinate cose che chiamano in causa l'istituzione, in primo luogo le istituzioni ecclesiastiche, e in secondo il rapporto che quelle italiane hanno con quelle ecclesiastiche. E da questa curiosità comune si è sviluppato appunto questo libro, che è il tentativo abbastanza riuscito, dove non è riuscito non è per colpa nostra, di rispondere a tutta una serie di quesiti che secondo noi ogni giornalista si dovrebbe fare, perché è dovere del giornalista porsi determinate domande e ci sono sicuramente tanti colleghi che in Italia certe domande se le pongono. Quello che noi abbiamo fatto è mettere insieme tutta una serie di domande secondo noi collegate, altre ci sono venute durante il lavoro che abbiamo svolto. Appunto diceva Emanuela, è durato 3 anni, abbiamo iniziato nel 2015, ma le domande vengono da molto prima. Con Emanuela ci conosciamo ormai da 10 anni, io la intervistai per il suo primo libro, dentro l'Opus Dei, per il settimanale Left. Da lì probabilmente è nata questa intesa professionale che adesso abbiamo sintetizzato tra virgolette in questo libro. Personalmente, ecco, una delle domande chiave che ha dato vita a questo libro nacque nel 2014, quando a febbraio il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha pubblicato il rapporto su un'indagine che aveva fatto nei 9 mesi precedenti nei confronti della Santa Sede riguardo il rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che la Santa Sede aveva ratificato 5 mesi prima, ma che aveva firmato nel 1991. Si erano dimenticati poi di convertirla in legge, praticamente per 13 anni, no, 23 anni, una cosa del genere. Però comunque, avendola firmata, in teoria la Santa Sede aveva l'obbligo di presentare ogni 5 anni un rapporto di sintesi di tutte le azioni messe in pratica per appunto tutelare i diritti del fanciullo nell'ambito delle strutture da essa gestite. E se non sbaglio, fino al 2014 appunto la Santa Sede ne aveva presentata solo una, la prima nel 95, dopodiché silenzio totale. E quindi nel 2013 tutta una serie di associazioni internazionali che si occupano della tutela dei diritti delle vittime di pedofilia di matrice clericale avevano appunto sollevato la questione, dice: ma sono tanti anni che la Santa Sede non presenta nessun rapporto, e non è che non ha avuto problemi nel periodo preso in esame, per cui l'ONU ha fatto questa inchiesta e mi sto un po' dilungando, ma insomma i 2 ambasciatori della Santa Sede hanno una domanda precisa che era in questo tipo: dove sono i circa 800-900 sacerdoti
che la congregazione, che sono stati ridotti allo stato laicale in seguito a una condanna per abusi su minori, e abusi su minori non comprende solo la pedofilia, perché per loro non c'è proprio distinzione tra un minore di 14 anni e uno di 18, quindi comunque si parla di abuso. Ma comunque la risposta fu, dicevano no, non la dovete fare a noi questa domanda, perché le condanne per questi casi vengono gestite direttamente dalle singole curie, per cui vi dovreste rivolgere alla Chiesa italiana, alla Chiesa irlandese, alla Chiesa spagnola e così via. E a me questa risposta mi incuriosì molto, perché dal 2010 si era soprattutto la Sala Stampa Vaticana aveva fatto una grandissima pubblicità delle linee guida antipedofilia emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che è un organo della Santa Sede, in cui c'era scritto testuale che tutte le notizie di reato in questo senso, che dovessero arrivare presso un qualsiasi vescovo di qualsiasi diocesi del mondo, devono comunque essere rese note alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Poi comunque il vescovo valuta se la denuncia che ha ricevuto riguardo un abuso è più o meno grave, per cui se non è un crimine di sollecitazione, cioè se il presunto abuso non è avvenuto nell'ambito del confessionale, allora può gestire il caso direttamente nella diocesi. Se invece c'è un crimine di sollecitazione, interviene appunto direttamente la Congregazione per la Dottrina della Fede. Fatto sta che questi due ambasciatori dissero all'ONU: no, noi non sappiamo, perché non è una notizia di nostra competenza. Più o meno fu questo il tono della risposta, e a me non suonava come veritiera, per cui la misi da parte questa curiosità, e quando ragionando con Emanuela uscì fuori la sensazione che esistessero dei luoghi in cui cioè sapevamo già che, ecco, per esempio la Conferenza Episcopale Italiana non ha l'obbligo di denunciare alla magistratura situazioni simili a quelle di cui sto parlando, per cui non c'è l'obbligo di denuncia per un vescovo italiano, e quindi sapevamo che non tutti i casi di pedofilia di cui i vescovi vengono a conoscenza finiscono poi sul tavolo di un magistrato, però sapevamo anche che tanti sacerdoti, forse rispondiamo anche alla domanda di prima, vengono comunque giudicati dai tribunali penali ecclesiastici, e però solo dai tribunali penali ecclesiastici. E quindi dove vanno a finire questi sacerdoti, appunto? Che tipo di, qui altra domanda, che tipo di punizione, di pena, non di sanzione, quello che è? Scusa, dove vanno a finire? La domanda è opportuna perché in realtà il processo canonico, nel momento in cui si svolge, è segreto per i loro regolamenti, no? Essendo segreto, la società civile non conosce chi ha commesso quindi questi reati per noi cittadini. Per loro è un peccato, perché rientra nei disordini sessuali, e quindi viene visto più come un peccato mortale, secondo quella che è una coscienza cattolica, che non un reato, come invece un cittadino considera. Per cui dove vanno a finire, e soprattutto se subiscono un processo canonico non si sa chi sono queste persone, che poi una volta che finiscono questo periodo di rieducazione ritornano nella società civile considerati forse guariti, ma chissà, di fatto non è avvenuto, perché molte volte, pur avendo subito un processo canonico o essendo passati da questi centri, ritornano e poi ricadono. Il problema sono le vittime. Quindi ecco, poi e dove vanno a finire, qui ci interseghiamo anche con la storia di Re dell'Abuso, perché ovviamente, se vorrete leggere il libro, troverete molto presente l'attività importantissima, cioè la battaglia civile, di civiltà, che Re dell'Abuso conduce da anni, e quindi anche, appunto, dicevo, grazie
alle interviste, agli scambi di informazioni. Qua diciamo le fonti si possono rivelare in questo caso, è abbastanza evidente. E diciamo quella che era una domanda che nasceva da una sensazione, poi appunto l'abbiamo tradotta in un'inchiesta giornalistica dando appunto delle risposte. Cioè, una delle risposte è: forse effettivamente quei due ambasciatori non hanno detto il vero alle Nazioni Unite in quella occasione, ma anche, noi sappiamo anche che il comitato, gli investigatori di Ginevra non hanno tanto creduto a quella risposta, tant'è che hanno dato 3 anni di tempo alla Santa Sede per ripresentare un ulteriore dossier, che la scadenza era il 1° di settembre 2017, per dare riscontro o comunque chiarirsi le idee su certe questioni che evidentemente non avevano forse avuto il tempo di approfondire in maniera precisa. E comunque questo termine del 1° settembre 2017 è scaduto. La Santa Sede, nonostante i proclami di tolleranza zero, di lotta contro la pedofilia del Papa eccetera, la Santa Sede non ha presentato nessun rapporto il 1° di settembre 2017, non ha fatto lo stesso il 1° settembre 2018, siamo al 1° dicembre 2018, quindi sono passati altri 15 mesi e diciamo quella sollecitazione del Comitato ONU per i diritti del fanciullo è rimasta al momento lettera morta. Quindi noi pensiamo con questa inchiesta di poter dare una risposta, dove sono alcuni di quei sacerdoti che all'epoca il Comitato ONU per i diritti del fanciullo chiese a questi due ambasciatori della Santa Sede. E seconda questione, appunto, lo Stato italiano. Un'altra domanda. Sapevamo, anche grazie appunto all'attività costante di monitoraggio di rete l'abuso, delle notizie che finiscono sulla stampa, molto spesso solo sulla cronaca locale e così via, quindi diciamo un lavoro proprio d'archivio che è quello proprio dovrebbe essere quello giornalistico in senso stretto, che dal 2000 al 2015 sono stati circa 300 i sacerdoti in Italia coinvolti, fatti oggetto di denunce, oppure finiti a processo, oppure condannati in via definitiva. Quindi sono circa 140, per questioni di prescrizione molti processi non sono mai iniziati, sono circa 140 quelli condannati almeno in primo grado. E appunto la stessa domanda: e dove stanno questi circa 140 sacerdoti? Le condanne, si tratta di persone molto in là negli anni, quindi molto spesso condanne lievi, sotto i 5 anni, quindi sapevamo che per tanti scattava la condizionale o comunque automaticamente gli arresti domiciliari, ma comunque dove li scontano i domiciliari i sacerdoti? E abbiamo chiesto, ci siamo rivolti al Ministero di Grazia e Giustizia, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che è l'ufficio che tra le altre cose si occupa di redigere le statistiche sulla popolazione carceraria. Quindi ingenuamente abbiamo pensato fosse la cosa da fare rivolgersi appunto al Dipartimento, ed effettivamente ci si doveva rivolgere a loro, e abbiamo fatto, in Italia c'è ovviamente una legge sulla privacy che impone, mette determinati paletti, e quindi abbiamo fatto la domanda come andava fatta, cioè non ci interessa sapere i nomi, non ci interessa sapere dove si trovano, cioè non divulgheremo mai il carcere in cui si trova il sacerdote omicida di cui parliamo nel libro, non divulgheremo mai il carcere del sacerdote che ha messo da parte un po' di soldi dell'8 per 1000 invece di utilizzarli per il modo in cui dovevano essere utilizzati. Comunque in carcere ci sarà stato un paio di giorni, non di più. E non divulgheremo mai quindi i dati sensibili, quindi non sarà individuabile né il luogo né la persona. Quindi nel rispetto della privacy noi vogliamo sapere solamente quanti sono
i sacerdoti in carcere in Italia e che tipo di reati commettono i sacerdoti, se ne commettono, perché non è che avevamo la risposta. E abbiamo fatto la domanda in via ufficiale tramite posta certificata, con tanto di fotocopia del documento di identità e del tesserino giornalisti, per ottenere la prima risposta, che è stata un'utilizzazione 4 su 191. Sì, sono passati 3 mesi solo per avere la risposta. La risposta solo per 4 carceri su 191. Quindi abbiamo ricominciato da capo e ci hanno autorizzato a contattare i provveditorati regionali, però solo 8 su 11. Quindi nel frattempo la Napoli risponde a Roma dicendo che nelle 17 carceri campane non risiedono detenuti preti. Questa risposta ci viene comunicata, questo a novembre, a noi viene comunicata a maggio, quindi da novembre del 2016 a maggio del 2017, per cui risposte lentissime e mai complete. Per cui è stato alla fine comunque... Ma ci sono state anche risposte benissime. Sì, esatto. Perché ci fate questa domanda? Esatto. Per chi scrivete? Per chi scrivete? Perché se scriviamo per un giornale e non per un altro abbiamo diritto a una risposta? Per quale giornale scrivete? Sì, il problema qual era? Che a un certo punto siamo accorti che avevamo posto anche male la domanda, perché vogliamo sapere alla data X quanti sacerdoti sono in carcere. Se la domanda arriva 5 mesi dopo, tranquillamente il sacerdote può anche essere stato trasferito. Ci possono dire no, non ce n'è nessuno oggi. Quindi l'abbiamo riformulata in un altro modo. Fatto sta che appunto 191 carceri sollecitate, 125 risposte, 5 sacerdoti, pedofili 1. Ora, in realtà non ci sarebbe da ridere, però comunque diciamo, il dato non corrispondeva tanto alla percezione che si ha del fenomeno e soprattutto alla percentuale di sacerdoti che potrebbero aver avuto problemi di questo tipo, che lo stesso Papa Francesco ha reso pubblica in una famosa intervista che poi non era del tutto vera, ma era vera, quella di Scalfari su Repubblica, che la Santa Sede ha smentito quasi tutta, perché Scalfari aveva riportato non perfettamente quello che era un colloquio privato e non era un'intervista, ma il dato sulla percentuale di pedofilia non è stato smentito, forse perché per la Santa Sede non è così importante, ma Papa Francesco parla di 2% di sacerdoti che potrebbero aver avuto problemi di questo tipo. Ora in Italia ci sono 35.000 sacerdoti, il 2% fa 700. E il 2% è una percentuale mostruosa. La pedofilia è assolutamente, purtroppo, un fenomeno criminale molto presente nella società occidentale, una percentuale che va dallo 0,1 allo 0,2, poi ci sono professioni particolarmente a rischio dove la percentuale sale e fa media, ma il 2% sono 200 volte in più rispetto allo 0,1, 20 volte in più, 200, è una percentuale altissima, che tra l'altro è stata anche smentita da padre Zollner, che è un componente della famosissima commissione antiabusi ecclesiastica vaticana istituita da Papa Francesco, che parla del 7% dei sacerdoti che nel mondo potrebbero aver avuto problemi di questo tipo. Per notare anche con la reiterazione, col fatto che e allora, questi non vengano arrestati, ripetono molto di più il pedofilo. In un libro che ho scritto per un'altra casa editrice, per l'Asino d'Oro, si può fare pubblicità tranquillamente, uno degli più psichiatri intervistati erano d'accordo su una questione: il profilo criminale del pedofilo è equiparabile a quello del serial killer.
non si ferma, lo faccio in maniera molto sintetica, ma ovviamente il professionista parlava in termini medici e scientifici, non si ferma finché non viene messo in condizione di non nuocere, perché non è convinto che sia il bambino che stia rispondendo all'esigenza della vittima, e quindi non sta facendo nulla di male dal suo punto di vista. Comunque il Dipartimento, da un lato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ci ha dato una mano in maniera faticosamente, siamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni, dall'altra le singole amministrazioni, sia quelle proprio singole carcerarie che quelle regionali, e appunto alla fine dobbiamo dire, ahimè, che non hanno risposto a una domanda di 2 giornalisti che svolgevano la loro professione assolutamente in regola, altrimenti 120 carceri non avrebbero risposto se le nostre domande fossero state illecite. Terza parte, il diavolo. Anche qui la domanda, devo dire, si tratta, il libro di cui stiamo parlando, io penso di poter dire sia un libro assolutamente laico, anche per il retroterra culturale che caratterizza i 2 autori, che infatti volevo da 2 esperienze culturali completamente opposte, e però siamo riusciti a incrociare evidentemente 2 culture che secondo alcuni non sono in grado di dialogare, e tirar fuori come dire, un linguaggio libero, pulito in questo senso, assolutamente privo di giudizio morale e anche ideologico. Puoi dire quali sono le nostre 2 diverse? Voi non so se ci... entriamo nel concreto, nel senso che Federico cioè io sono cattolica e ho avuto una formazione fortemente orientata al cattolicesimo. Tra l'altro ho fatto parte dell'Opus Dei per tanti anni, qualcuno magari conosce questa istituzione, è sicuramente un'istituzione cattolica, nel senso che è fortemente voluta da Giovanni Paolo II, e anche se poi in parte nella Chiesa viene contestata da alcuni sacerdoti, da altri ambienti della Chiesa, comunque è un'istituzione cattolica. Ho avuto una formazione in linea con lo spirito dell'Opus Dei, quindi integralista e comunque molto allineata, insomma, magisteriale, la dottrina, i sacramenti, e per tanti anni non è che io ho fatto parte dell'Opus Dei per 6 mesi o per 2 anni o 3, ma 17, cioè 14 più 3, quindi insomma per tanti anni, quindi e tuttora sono cattolica. Federico, di tu? No, io lo definisco, per esempio, dal mio punto di vista un anticlericale, no? Ecco, lo definisco così. Sì, no, ti chiedo scusa, però. Forse non so nemmeno anticlericale. No, va bene, scrivo per un settimanale, si chiama Left, quindi diciamo l'orientamento è facilmente individuabile. La linea editoriale del settimanale è improntata all'ateismo e io sono ateo, insomma, evidentemente non ci ha condizionato questa. Ma che volevo dire? Volevo dire questo, la domanda. Abbiamo partecipato 2 anni fa a un master per l'esorcismo che si svolge a Roma ogni anno da 7-8 anni. Perché abbiamo partecipato? Perché abbiamo partecipato ovviamente come giornalisti accreditati, eppure qui non come soggetti interessati a diventare esorcisti, perché tutti gli altri erano lì per diventare esorcisti, preti, sacerdoti da tutto il mondo. L'Italia è un paese particolare su questo tema del diavolo. Qual era l'esigenza? L'esigenza era questa. Cioè diamo formazione. Sì. Noi diamo formazione agli altri. Abbiamo notato, forse avete fatto caso anche voi, che ogni tanto capita sui giornali interviste a dei sacerdoti a cui scappa detta questa cosa. È stato il bambino che ha provocato.
oppure sì, e quindi ha provocato, e lì c'è l'allusione, ma nemmeno tanto vaga, al fatto che il bimbo sarebbe indemoniato e ha indotto in tentazione il sant'uomo che è il sacerdote. E questa è una cosa. Dall'altra parte la curiosità di sentir nominare il diavolo a Papa Francesco, considerato progressista anche da una certa parte di sinistra. Sul nostro settimanale l'abbiamo fortemente criticata questa posizione, abbiamo anche pubblicato un libro di 240 pagine per parlare del falso mito di Bergoglio. In questo senso fa il Papa, ma certamente non è una persona di sinistra, tantomeno progressista, e soprattutto ha questa questo particolare interesse per il diavolo. L'ha nominato decine di volte, anche solo nella prima settimana, se andate a sentire i discorsi. Il giorno dopo la sua elezione ha iniziato a parlare. L'ha messo dappertutto ed è uno dei in questo assolutamente c'è una linea di continuità con i suoi predecessori. Anche qui si parla di rivoluzione e in questo senso non c'è la colpa degli scandali finanziari, della pedofilia, delle guerre, di chi è? Del demonio. Ma un conto è che lo dice da Papa, quindi parla ai credenti eccetera. Del demonio ne parla anche da capo di Stato e quindi ne fa anche un discorso politico, e questa cosa appunto comporta curiosità. Ma se è colpa del demonio l'abuso su un minore, noi che stiamo indagando su che fine hanno fatto i sacerdoti eccetera eccetera e come li vengono puniti, era una delle domande che ci fa, e appunto anche attraverso l'esorcismo. Qui il collegamento al terzo capitolo, al resto del libro è anche legato a questa cosa. Seguendo il filone dell'inchiesta ci siamo ritrovati dentro questo master per l'esorcismo, Università dei Legionari di Cristo, fondata da padre Marshall Mached de Gogliato, un pedofilo seriale di quelli veramente importanti, tra virgolette. Ma perché ci siamo andati? Noi, ovviamente nel programma figuravano professori universitari della Sapienza, magistrati, avvocati, dirigenti delle forze dell'ordine come professori. Quindi ci siamo chiesti per quale motivo, dove sta il nesso tra qui. Abbiamo partecipato, e qui adesso concludo la mia lunghissima introduzione e vi invito a leggere il terzo capitolo su questo. Però ecco, l'ultima cosa, ci siamo ritornati anche l'anno successivo, ma il primo anno è rimasta impressa un intervento dal pubblico che era di un diacono psichiatra e psicoterapeuta. Non posso fare il nome perché non sono certo che fosse lui, ma si è presentato come diacono, psichiatra e psicoterapeuta, che lui racconta questa cosa, ed è il gestore di uno di questi siti di cui parliamo nel libro, e lui dice io svolgo l'attività di psichiatra, per cui si riferiva però anche alle sedute non tanto con i sacerdoti ma con persone laiche. Dice: se la situazione è davvero molto grave, al termine della seduta io, di psicoterapia, io faccio recitare la preghiera di liberazione alla persona. E lo diceva perché chiedeva lì, di fronte all'Associazione Internazionale degli Esorcisti, di tornare a dialogare tra medici, psichiatri e psicoterapeuti cattolici e gli esorcisti, perché insieme avrebbero potuto contribuire a dar manforte appunto alla Chiesa, che appunto per il pontefice era fortemente in crisi appunto a causa dell'azione del demonio nell'ambito dei problemi di natura finanziaria e di pedofilia. E secondo noi appunto la cosa meritava attenzione e approfondimento. Appunto nel terzo capitolo ci siamo occupati di questo. Scusatemi se mi sono dilungato, ma ci tenevo. Forse diamo la parola all'avvocato Francesco, se volete. Vai. Un po' parlare della denuncia all'ONU.
non li lasciano parlare. Beh, no, io volevo spiegare anche ancora due parole sul libro. Il libro è a mio avviso molto molto interessante. L'ho letto comunque, anche se più o meno i contenuti li conoscevo abbastanza bene, perché Federico, quando iniziò a scrivere questo libro, da alcuni articoli sul sito mi disse: ma Francesco, hai le fonti di quegli articoli? Perché era tutta roba la più fatta cancellare, no? In genere Croce Ciolina, lo sa anche lui, a suon di diffide ti fanno cancellare gli articoli dal sito, poi in Italia funziona così. Poi c'è stata una sterzata proprio in quel materiale, perché bene o male ne avevamo parlato, ci eravamo accorti della presenza di 5 di queste strutture sul territorio italiano. Poi una notte, tarda notte, chiama Marco Lodi Vizzini, era novembre del 2016, Marco Lodi Vizzini, che è il collega dell'Istituto Antonio Provolo di Verona, che segue i ragazzini sordi abusati dentro l'istituto veronese. Voce dell'associazione? Sì, esatto. E mi dice: ma lo sai che hanno arrestato Corradi in Argentina? Non c'entra niente Corradi, è col libro. Però da lì abbiamo scoperto... Corradi è un prete. Corradi è un prete che era stato accusato all'Istituto Provolo di Verona, spedito in Argentina negli anni 70, e combinazione lo hanno arrestato nel novembre del 2016, sempre per abuso sessuale di minori, anche in Argentina purtroppo sordomuti, perché l'Istituto Provolo esiste anche in Argentina. Io mi chiedono la mano, ecco, a vedere un attimo anche il carteggio, e per sbaglio, siccome il carteggio era luminoso, inizio a scremarlo: togliamo i preti morti. Ho avuto un carteggio enorme, giuro. Togliamo i preti morti, poi andiamo a vedere quelli vivi dove sono, e più o meno risultavano tutti quelli anziani, diciamo malati, risultavano ancora a Verona, gli altri tutti in America, tranne un certo Giuseppe Pernigotti, che recupero a Fabbrica di Roma. Vabbè, cerco informazioni su Giuseppe Pernigotti e arrivo su un sito che si chiama FIAS, Federazione Italiana Assistenza Sacerdoti. Porco Giuda, mi cade l'occhio, e vedo che quelle 5 case, quelle sole 5 case che conoscevamo, dove sapevamo venissero fatti rifugiare i sacerdoti pedofili, erano nel sito della FIAS, messe sotto la dicitura di case per cura, centri di spiritualità, esatto, turismo religioso, eccetera eccetera eccetera. E niente, da lì scopriamo questo enorme collegamento, sul quale poi Federico e Emanuele hanno lavorato egregiamente, perché sono una ventina. 18. Sono una ventina queste case. E io poi personalmente, io non faccio giornalista, cercando questi personaggi, mi sono messo poi a guardare anche gli atti giudiziari a casa, perché abbiamo vittime in tutta Italia ormai, e mi sono accorto che moltissimi sacerdoti erano affidati a queste case, addirittura sacerdoti condannati dalla congregazione per la dottrina della fede, mai denunciati all'autorità giudiziaria. Anch'io, brutto vizio di Tulli, mi sono chiesto il perché. E niente, ci siamo fatti anche l'idea: queste case, oltre a fungere, diciamo, come carceri paralleli, perché poi di fatto è così, sono carceri paralleli ai quali lo Stato affida questi criminali dopo la condanna, sono luoghi assolutissimamente senza alcun controllo. Lo dimostra il caso di Dorio Geroconti. Quest'estate è uscito da uno di questi luoghi dove era ai domiciliari, affidato dalla procura, si è preso un taxi da Roma, se n'è andato a Milano, come se nulla fosse, no? E quindi, diciamo, è un carcere avvantaggiato, o un finto carcere, mettiamo un po' come vogliamo, perché io non so, dentro le strutture mi sembrano anche, io non sono mai entrato, ma mi sembrano accoglienti, non mi sembrano postacci da carcere, no? No, sì, certo. Quindi sono come fosse l'abitazione. Quindi, diciamo, un prete condannato, anziché andare in carcere, se ne sta a casa, in questo senso, no? Perché poi è un carcere molto, molto agevolato, ecco, al quale noi non possiamo accedere. Ma ho notato anche un'altra, appunto, particolarità, che spesso preti, appunto, condannati dalla congregazione, mai denunciati all'autorità giudiziaria, ma
non ancora prescritti vengono simbolicamente affidati a queste carceri. Ci abbiamo studiato un po' queste carceri, queste case, ci abbiamo studiato un po' e abbiamo capito anche perché. Perché se la vittima denuncia, può anche essere che il magistrato chieda delle misure cautelative per il prete. Misure cautelative che, anche se il prete non è in quelle strutture, il solo fatto che abbia la residenza fa saltare la richiesta di misure cautelative del PM, perché la Chiesa risponde: no, lo abbiamo già noi sotto controllo, non c'è pericolo di reiterazione, eccetera, eccetera. E ne ho trovati veramente moltissimi. Uno di questi è Don Francesco Rutiliano, che tra l'altro è un caso particolare, anche piuttosto mitomane, il sacerdote, e mentre era condannato dalla congregazione a 5 anni di sospensione per abuso di minore, affidato a una di queste case, se non ricordo male era quella di Perugia, ha girato l'Italia per lungo e per largo, non si è fatto mancare foto con ambasciatori, addirittura con Papa Ratzinger, quindi diciamo aveva una libertà insomma, di movimento incredibile. Anche Donizoli, esatto, e appunto il discorso, mi è piaciuto il primo pezzo di libro, non lo conoscevo, dove voi avete fatto la ricerca delle 191 carceri, e quello è un dato molto, almeno dal mio punto di vista, e penso anche da quello dell'avvocato Caligiuri, molto 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 importante e molto utilizzabile. Posso dire, scusa, una cosa che poi a proposito di queste case, la curiosità è sorta in me e anche in Federico, perché se voi leggete i fatti di cronaca relativi a reati commessi da ecclesiastici, leggete negli articoli sui giornali quotidiani nazionali, quindi La Stampa, Repubblica, Il Corriere, o anche sui giornali locali che vengono distribuiti ciascuno nelle proprie zone, no? Io sono di Milano, provincia di Milano, quindi la frase che trovate, viene quindi trovato il prete a commettere determinati atti, no? Che non sono ancora stati sottoposti a processo, a istruttoria, però la frase è domiciliato in un centro per disturbi sessuali, è domiciliato in un centro per un periodo di ritiro e di raccoglimento. Quindi nelle notizie della cronaca locale o anche sui giornali nazionali c'è sempre questa frase, ma non c'è mai un indirizzo, un riferimento, un nome. E questo siamo andati a vedere anche nelle agenzie di stampa indietro, fino a tanti anni indietro, no? Non c'è notizia di queste case, ma sempre queste frasi molto generiche. Evidentemente i giornalisti ricevono questo tipo di informazione quando vanno sul posto o presso le autorità ecclesiastiche a reperire l'informazione relativa a quel prete che è stato trovato nella canonica con la tal donna o col tal ragazzino. Quindi dietro a queste frasi abbiamo poi scoperto in realtà strutture, indirizzi e responsabili, quindi sia personale ecclesiastico, psicoterapeuti formati ormai da tanti anni nella Chiesa, alcuni prendono la laurea in psicologia all'Università Gregoriana di Roma, e anche nei seminari ormai da molti anni viene inserita la figura dello psicologo, che poi ha una continuità con questi centri, nel senso che poi questi psicologi fanno parte di equip strutturate che accolgono i preti che andranno poi in queste case, perché come avviene il percorso? Non è che poi questi preti vanno lì, suonano e possono entrare, c'è un percorso, una sorta di selezione per cui viene informato anche il vescovo del prete, e questa selezione, questo accompagnamento viene svolto da un'equipe con la quale noi siamo entrati in contatto e la quale ci ha raccontato alcune cose, no? Perché non è stata poi facile neanche con loro, chiaramente per loro era la prima volta che si rapportavano con dei giornalisti per raccontare di questi centri. Ecco, quindi siamo partiti proprio degli articoli della cronaca anche locale per arrivare poi all'esistenza di queste case. E poi a proposito anche sempre della domanda, qual è la differenza fra
i preti che sono poi in carcere, nelle carceri italiane, quelli che sono in queste case. Non mi dilungo, ma c'è un'origine anche concordataria di questa diversità di trattamento, cioè vi leggo un pezzo del libro che poi trovate nel capitolo sulle carceri, ma è in quel riferimento al concordato che si nasconde la chiave di tutto. La revisione dei patti lateranensi effettuata nel 1984 ha infatti ratificato una serie di privilegi, quindi è un principio costituzionale in Italia la difesa in un certo senso di quelle che sono queste strutture e di alcuni privilegi che ha la Chiesa sul territorio italiano, che è il concordato, no? Che ha è prevista, la legittimità del concordato è prevista dal nostro dettato costituzionale, alcuni articoli, sì, certamente. Ecco, qui dice, uno dei quali viene testualmente rievocato nel capitolo 5 delle linee guida, intitolato Cooperazione con l'autorità civile, cioè i vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero, cioè con il concordato si attribuisce il valore di segreto professionale a tutta l'attività della cura professionale. Quindi i preti o i vescovi che vengono a conoscenza di un reato commesso da personale ecclesiastico sono in un certo senso tutelati dal segreto professionale, e questo valore di segreto professionale viene conferito loro dal dettato costituzionale, che è l'articolo 7, se non sbaglio, della Costituzione 3, ma quello sul concordato dei patti lateranensi è dell'articolo 7 che prevede la legittimità del concordato fra Stato e Chiesa. Quindi in virtù di questo principio, quindi ha una radice normativa la possibilità di non denunciare reati da parte dei vescovi perché non sono pubblici ufficiali. Lo conosco benissimo perché purtroppo mi occupo di questi temi. Ah, ok, io non lo so. No, Okay. Purtroppo è successo Questo è quello che perché vivo questa realtà che sembra piccola, però voi dite uno dei 5 in carcere, ce l'avevamo, un esorcista ce l'abbiamo, cioè questa provincia, questa cittadina qua non si fa mancare nulla sotto ma lei questo si riferisce a Savona, cioè opera sul territorio? Sì, non so perché sì, non la certo. conosco. No, certo, Savona non si fa mancare niente sotto questo aspetto, non si fa mancare i vescovi che nascondono i vari pedofili che sono stati poi citati nelle varie archiviazioni dei vari GIP di questa città, di questo tribunale, quindi so benissimo, però mi sembra sì, purtroppo sì. Questa è la nostra versione, insomma. No, ma giustamente, ma infatti, ma le ho fatto quella domanda perché volevo capire bene se c'era la possibilità che anche se avevate scoperto che anche il prete condannato dalla giustizia civile italiana potesse usufruire dell'altro sistema, perché per esempio è successo, anche questo non ce lo siamo fatti mancare, che un prete condannato in via definitiva è stato totalmente prosciolto dal tribunale ecclesiastico dicendo che non è stato commesso nessun tipo di reato. Ma l'avete sentita la vittima? Ah no, non è della mia parrocchia, quindi io non l'ho sentito, però tu sei il presidente del tribunale ecclesiastico che deve giudicare questo prete e tu hai detto che non ha commesso nessun fatto. La giustizia italiana l'ha punito con 7 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale su una minorenne. Era solo quello che volevo capire, se era venuto fuori da voi questo aspetto, che potessero andare in queste case di riabilitazione dove ci sono anche vescovi. Sì, noi intervistando un responsabile di queste strutture che è psicoterapeuta ed è diacono. Diaconi possono essere sposati, no? È il primo grado che porta al sacerdozio. Lui è diacono, sposato, psicoterapeuta e gestisce 2 strutture, se non sbaglio, dove vanno questi preti. Ha dichiarato che hanno i contatti con le procure e che le procure glieli mandano, giusto Federico? Questo questo è un altro. Questo è un altro, comunque è sempre il responsabile di una di queste strutture che ha detto che hanno i contatti dice, con noi le non procure. nascondiamo, sentiamo dire spesso appunto che la Chiesa nasconde i preti pedofili eccetera, no, non è affatto vero, sono le procure stesse che ci rimandano. Quindi capite come lo Stato
protegge. Poi però ha anche detto quest'altro signore che ha chiesto di rimanere anonimo, Strano. dice però tenete presente che appunto un vescovo, perché ci sono anche, abbiamo riscontrato situazioni in cui il sacerdote non è intercettato, diciamola così, né dalla magistratura ecclesiastica né da quella laica, ma si rivolge direttamente appunto a strutture di questo tipo. Il nome che ha fatto prima Francesco, sì, loro sanno, tutti i sacerdoti sanno che c'è una rete, perché ci sono queste 18 strutture grosse, ma poi sul territorio c'è una rete assistenziale ramificata, costituita da piccole comunità ecclesiastiche, come si dice? Comunità parrocchiali, anche parrocchiali, diocesane, anche eccetera, che ospitano questi sacerdoti in difficoltà, come dire, centri di prima accoglienza. Esatto, perché in queste case sono proprio l'ultimo passo di quando un prete è in difficoltà. Prima vanno anche in strutture familiari. Esatto, e che ci ha detto appunto, dicevo questa cosa, dice, ma nemmeno in questo caso comunque c'è sempre qualcuno che sa che questo sacerdote in difficoltà ha avuto un problema di questo tipo e si è rivolto ed è custodito in una struttura del genere, assistito in una struttura del genere, perché il vescovo deve sapere in ogni momento dove sono tutti i suoi sacerdoti, altrimenti dovrebbe denunciare la scomparsa. Quindi è vero quando dice da un lato che non li nascondono, però non dicono dove stanno. Questa è la cosa, ed è qui ritorna la risposta, cioè la domanda iniziale a cui non hanno risposto appunto i due ambasciatori del Vaticano 4 anni e mezzo fa ormai. Però Francesco, ti abbiamo interrotto. No, perché finivo di ricostruire questa questione di questo Don Pernigotti e di questa FIAS, no? Ovviamente ci viene un ragionevole dubbio che questo Don Pernigotti traffichi qualcosa in queste case, e allora siccome non abbiamo grossi mezzi di indagine, mando un giornalista con una microcamera nascosta, Luca Bertazzoni della 7, proprio da Don Pernigotti, gli dico vai di che sei un prete pedofilo, vedrai che non ti chiede neanche i documenti, parla, fa il disperato. Trovate il filmato su YouTube, si intitola Gli insabbiatori, e da quell'incontro esce davvero parecchio. Esce che questo Don Pernigotti è presidente di questa FIAS ha un elenco enorme, e lo dice Don Pernigotti nel filmato di nascosto dalla telecamera, un elenco enorme di psicologi disposti al silenzio, cioè disposti a omettere la denuncia. Alcuni dei quali noi abbiamo incontrato. Da lì, quella sera lì è stata particolare perché dopo quella sera lì nel giro di 2 o 3 giorni siamo riusciti con Federico a tirare su sta roba. E il sito della FIAS 3-4 giorni dopo sparito completamente, perché noi ce lo siamo scaricati, però diciamo che questo, chiamiamolo questo sottobosco, che adesso che sappiamo che c'è è evidente, lo vedi, lo trovi, non ci eravamo proprio accorti ci fosse. Sì, c'era qualche sentore, c'erano ste case, ma non è che si capiva bene, anche perché nessuno di noi era mai riuscito ad entrare. Tutte queste questioni sono le questioni per le quali il libro è finito, finirà agli atti della Procura della Repubblica di Savona, presso la quale l'avvocato Caligiuri ha depositato per la rete l'abuso il 17 ottobre una denunzia querela nei confronti dello Stato italiano per inadempienze. Proprio ieri il libro che io ho l'associazione ha un accredito alle Nazioni Unite di Ginevra, abbiamo accesso all'Alto Commissariato per i diritti umani e ho mandato un report nel quale il libro non manca, c'è quasi una pagina intera dedicata al libro, perché è anche giusto che a Ginevra sappiano cosa, uso questa espressione, confabula il governo italiano e la Chiesa, o almeno lo Stato italiano e la Chiesa. E poi qui sinceramente sono rimasto anche un po' male, lo dico da vittima e lo dico anche da presidente di un'associazione di vittime, a fronte del nulla
che la Chiesa sta facendo per le vittime e in materia di prevenzione, certo per nascondere i criminali si è dato un grande affare, perché tutte queste strutture, 20 strutture sul territorio italiano, diciamo che hanno queste finalità, diciamo che per le vittime non ha fatto molto, ma per i pedofili è riuscita a fare moltissimo, soprattutto per sottoporre alla giustizia. Noi siamo certi che non siano solo 18, sì. Non siamo riusciti secondo noi a trovarle tutte. Questo. Comunque lo schema questo, diciamo che adesso se ne sono fatte in proprio, in realtà questo è uno schema che usciva già negli Stati Uniti nel 2000, lì affittavano cliniche, piani di cliniche, così gli costa meno, no? Perché poi in realtà anche dietro tutte queste case probabilmente gliele ha rimesse a posto lo Stato, sono tutte, la maggior parte sono tutti conventi in disuso che sono stati ristrutturati, quindi con finanziamenti, seminari, esatto, no? Tutte strutture del genere che da un lato hanno ristrutturato e dall'altro gli sono utili anche per diciamo non nascondere, per proteggere queste persone. Passo infatti la parola all'avvocato Caligiuri. Volevo aggiungere una questione prima di che ho ritenuto oltre al resto estremamente interessante, l'approfondimento che avete fatto sul coinvolgimento di minori in questi riti, che descrittivamente, questi riti sono i riti di liberazione. Se volete dare finisco, il coinvolgimento di questi bambini in questi riti mi ha particolarmente impressionato. Perché? Perché poi la risposta viene sulla particolare vulnerabilità, insomma, dei bambini nella percezione di queste cerimonie così violente. E considerate che nel rito, nel processo civile, la finalità di preservare i bambini, oltre a altre questioni, insomma, molte di queste toccate ovviamente nei temi, è la cosiddetta violenza assistita. La violenza assistita si proietta però nel rapporto genitoriale, no? Non possono assistere alle contumelie, diciamo meglio, alle liti violente, no? Che possono sorgere fra i propri genitori, e quindi scattano tutta una serie di questioni estremamente importanti, per cui si arriva anche alla decadenza della responsabilità genitoriale, no? si define una potestà genitoriale, quindi l'inadeguatezza di poter avere questo ruolo protettivo. Che rientra nella tutela dei minori? Sì, rientra nella tutela dei minori, e questo è un aspetto che mi ha fa riferimento a dei riti di liberazione cui noi abbiamo partecipato. C'era, bravissimo, allora uno di questi c'era la donna indemoniata che era una madre di famiglia, e noi raccontiamo proprio anche, descriviamo anche questa donna. La posseduta è una donna e madre di famiglia, è seduta alla sinistra dell'altare, indossa una felpa, un paio di jeans, scarpe da ginnastica, ha i capelli corti e un viso serio e cupo, la pelle olivastra, gli occhi marrone scuro. 2 uomini e una donna le stanno vicino, sono i collaboratori dell'esorcista, perché l'esorcista ha sempre dei collaboratori laici. Le pongono un plaid sulle gambe perché la chiesa è piuttosto fredda e umida. La testa della posseduta è appoggiata al muro, dietro le mettono un cuscino nero. Questa donna ha 2 figli, intorno ai 7, 8, 10, 11 anni, un maschio e una femmina, i quali hanno assistito tutto il tempo, e la cerimonia è durata 3 ore, dalle 3 del pomeriggio alle 6, al rito di liberazione dal demonio e a un momento di esorcismo, o comunque un momento in cui questa donna è stata presa da alcuni fenomeni anche fisici in cui risultava disturbata o secondo loro posseduta. E quindi noi non abbiamo rilevato al momento una conseguenza di carattere giuridico per questo. E poi c'era anche una bambina piccolina di 3 anni e un altro bambino di 6, 7, 8, di persone fedeli cattolici che che assistevano per pregare, perché tutti abbiamo un po' il demonio che ci disturba.
Ecco, quindi... Infatti la considerazione di Mario dell'avvocato Caligiuri è talmente giusta che nel libro noi abbiamo intervistato la dirigente della squadra anti-7 della Polizia di Stato. Adesso la squadra anti-7 non esiste più. Nel 2017, quando l'abbiamo incontrata, lei era stata appena informata che avrebbero chiuso, diciamo, quel servizio, e avevamo già assistito a questa cosa violentissima, questo mio ma è violentissima, e quindi il dubbio gliel'abbiamo raccontata. Ho detto: guardi, noi abbiamo assistito a questa cosa, lo racconteremo nel libro. A noi sembra una cosa fuori del mondo che dei bambini così umanamente piccoli ci ha colpito, possano debbano essere messi in quella situazione lì. E lei disse testualmente: si tratta di un caso di maltrattamento, per com'è maltrattamento su minore, quantomeno. E poi ci ha ringraziato in questo senso. Non sapete quante volte noi abbiamo chiesto ufficialmente, come squadra anti-7, come Polizia di Stato, al Vescovo di poter assistere a un esorcismo ufficialmente. Ma perché? Perché a noi arrivano denunce di tutti i tipi collegate a queste cerimonie, e quindi per farci un'idea di quello che accade, appunto, percosse, abusi sessuali, violenza, insomma tante cose. Quindi non potendo assistere di persona, chiediamo il vescovo, cioè tutte le richieste che hanno sempre risposto di no, quindi la Polizia di Stato ufficialmente non è mai entrata ad assistere a una cosa del genere, per cui lei ci disse: se non lo fate voi giornalisti un lavoro del genere, non lo fa nessuno. Quindi è utilissimo un lavoro d'inchiesta di questo tipo. Ora non voglio ovviamente lodare il vino che c'è dentro questa botte, ma insomma è anche per rispondere alla questione sollevata. Siete stati sentiti su questo tema? Vi hanno obbligato a dire? No, ancora no. No, ma sono passati 15 giorni, ma non so, io da questo punto di vista ho poca fiducia, nel senso che in Italia, cioè anche il fatto che comunque i giornalisti in Italia non hanno interesse ad indagare su questo tema della Chiesa, anche il fatto che sia la prima volta che si cerca a livello giornalistico perché poi di fatto se si leggono i testi che la Chiesa sottopone agli esorcisti in formazione, cioè che si stanno formando per svolgere questo ministero, è interessante anche notare i contenuti di questa formazione. Viene esplicitato il fatto che durante un esorcismo ci può essere un pericolo di abuso sessuale e che quindi sì, viene proprio esplicitato ed hanno piena coscienza di questo, no? Anche per me è stata una scoperta questo, nel senso che io non conosco il mondo dell'esorcismo, non l'ho mai frequentato e l'ho sempre poco avvicinato nella mia vita, non ho mai avuto modo di... Poi studiando per questo libro ho studiato ovviamente altri testi e soprattutto un'inchiesta che è stata fatta da un giornalista americano, e la Chiesa proprio mette in guardia il prete esorcista, il quale deve essere, secondo la Chiesa, più santo degli altri, perché sviluppando l'esorcismo, che è un servizio alla comunità dei fedeli, si mette in una situazione di tentazione, che per la Chiesa è valutata in questo modo, di cadere in una attività anche sessuale di abuso, o comunque che lo porta a questo pericolo. Quindi è una cosa, secondo me, che sfiora a livello sì, è una cosa un po' patologica, secondo me. Dicevo, se ci ho capito fosse un perché a psicologo... Regina ci sono tanti diavoli, perché l'esorcista andava a letto a vedere se le spose erano pronte a... Volevo completare questo ragionamento con un'altra riflessione, completarlo veramente. La domanda è il sacerdote o che colui che curava questo incontro, nell'ammettere le modalità con cui si è svolto ciò che gli è stato descritto, ha una responsabilità, cioè di fronte alla chiarissima realizzazione di una condotta
illecita, che su soggetti così fragili che meritano una protezione sovradeterminante, è un comportamento che può avere un seguito o deve essere bloccato? O devono essere poste le condizioni affinché questi riti, perlomeno nel rispetto del religioso di ciascuno, perché qui non c'è nessuna finalità di creare delle contrapposizioni, assolutamente no, ma i bambini e le bambine devono essere protetti in ogni ambito. Quindi vorrei dire la mia rapidissimamente sia sul testo, sul libro, su come abbiamo ritenuto di dare un senso informativo, anche sulla base di una controinformazione, ecco, perché credo che non lo sappia nessuno. Io francamente su questa cosa non mi ero minimamente posto questo problema. Per me è stato estremamente interessante da avvocato sviluppare anche altre cose, ma non è su questo che volevo soffermarmi. Voglio soffermare su una questione, cioè queste informazioni, oltre a quella che ho considerato, quindi descrittivamente questi scenari e tutto il resto, possono dare senso di sicurezza ai bambini e alle bambine nel nostro paese? Cioè la protezione dei minori. Io mentre parlavo mi sono permesso di annotare due cose per non andare fuori tema. Mi collego subito a un principio generale che è vigente e deve essere salvaguardato, che è il principio di proporzionalità, che scatta in questi termini. Ogni volta che è in causa la situazione di un minore, quindi nei vari contesti, deve prevalere l'interesse superiore del minore. Qui abbiamo una convinzione o una presunzione, dipende da parte della Chiesa Cattolica, cioè anche in relazione a questi luoghi di protezione, loro sono convinti, in base alla questione della proporzionalità e anche in relazione a questi luoghi che hanno le finalità che sono state descritte, di dare una giusta proporzionalità, cioè le misure che vengono adottate sono ritenute proporzionali rispetto a cosa? Cioè, queste sono delle scelte. Una scelta implica una selezione, no? Ogni giorno noi facciamo una scelta, ma che scelta è? Presuppone una rinuncia a qualcos'altro, verrebbe meno. Quindi volevo dire che potrebbero esserci altre misure finalizzate alla protezione dei minori, altri comportamenti che possono essere maggiormente rispondenti all'interesse del minore. E la questione della segretezza, che è il filo che si unisce tutte le questioni, questa impenetrabilità, come hai fatto riferimento tu sul processo canonico, effettivamente chi ci dice che queste persone con questo altissimo livello di problematicità e di pericolosità guariscono? Chi ci dice? E una volta guariti, mi riferisco a coloro che sono stati giudicati nel circuito giudiziario canonico, definiamolo così, no? Dove vanno? Cioè la compulsione alla reiterazione dell'abuso sessuale con valenza pedofila ha quelle caratteristiche lì, insomma, sul piano della devastazione personale, soprattutto psicologica, del bambino o della bambina. Uscirne fuori veramente, se se ne esce fuori, è veramente difficile. Quindi dove va a finire questa finalità? Oggi si parla tanto di sicurezza, no? Si parla tantissima di sicurezza, basta aprire
la televisione, la TV, ci sono espressioni di una certa, che presuppongono un impegno politico nell'affrontare la questione della sicurezza. Ma è sicurezza questa? Cioè, queste condizioni legate alle modalità di risolvere queste problematiche danno la sicurezza? Cioè, portano la società a dare, attraverso queste risposte, un senso di tranquillità? Il fatto che si sa veramente poco di questa roba, e la circolarità dell'informazione, grazie a questi approfondimenti, credo che involga anche la problematicità della rilevanza o meno dal punto di vista delle condotte penalmente rilevanti, no? Oltre ad un'altra questione, e concludo, che riguarda, che Emanuele aveva toccato e che vorrei completare, e cioè su questa diversità nell'affrontare, dal punto di vista procedimentale, del processo, no? Ancora prima della denuncia, dell'informazione come un dovere di qualsiasi cittadino che è consapevole che in un luogo si possono analizzare reati. Io ve ne dico una rapidissimamente: ho assistito una coppia a causa di una lite furibonda, quindi una coppia non incline, diciamo, ma evidentemente in un periodo di fortissima tensione, hanno litigato tanto effettivamente. È arrivata immediatamente una volante, si è aperto due procedimenti, il procedimento penale e il procedimento minorile. Hanno verificato le influenze che questa lite, benché entrambi avessero dato una certa motivazione, no? Di un primo litigio, si è aperto un procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, è ancora aperto un procedimento penale. Quindi, cosa voglio dire? C'è una proporzionalità qui nel modo di affrontare le cose, oppure non c'è questa proporzionalità? Quindi bisogna raccogliere questa provocazione e riflettere. Chiudo dicendo questo, sulla questione che mi interessa molto, sulla questione che emerge nelle valutazioni che in genere ognuno di noi fa nella propria vita, no? Per risolvere un problema. Da dove parte questo problema? No? Quindi scatta la necessità di impostarlo correttamente per poterlo risolvere. E io in treno ho fatto questo tipo di valutazione, cioè mentre stavo venendo qui con Federico, eravamo in posti diversi, ma il problema non è tanto la questione dei patti lateranensi, sebbene sia normativamente questo il riferimento che giustifica la sottrazione alla giustizia ordinaria, no? La questione è la necessità di modificare il concordato. Il concordato non necessiterebbe neppure di un referendum, è un accordo fra due stati, e come tutti gli stati che giungono a determinati, è semplice dal punto di vista, ma sarebbe, insomma, io credo che insomma, se basta volerlo, come si dice, basta dirsi effettivamente come stanno le cose, no? Basta dirsi che la questione come si può risolvere se non in questo modo, cioè lasciamo stare se si risolverà o meno, però alla domanda, come, seguendo quella provocazione che ho fatto nella questione da dove si parte per poter risolvere le problematiche, si parte dalla modifica del concordato. Lì necessariamente bisogna partire per dare senso e dare un senso di equiparazione, perché sul piano costituzionale, quando si faceva riferimento
alla violazione dei principi costituzionali, oltre a quello della protezione dei bambini e delle bambine, parliamoci chiaramente, perché c'è una totale vanificazione di questi principi fortemente compulsati da orientamenti sovranazionali. C'è Lanzarote, abbiamo tutta una serie di questioni che staremo a parlare fino a domani. Ma mi domando quando scatterà, ma nell'interesse anche stesso del Vaticano, quanto scatterà una reale spinta ad intervenire per bloccare la reiterazione delle condotte, perché queste persone a cui si faceva riferimento prima e quelle che non si sa, che non si conoscono, non abbiamo una cognizione, cioè le commissioni d'inchiesta che sono state provocatoriamente richieste non ci sono state. La domanda è perché? Io ho una risposta. Perché, anzi, gli diamo subito il microfono. Allora, quindi perché non c'è questa compartimentazione, questa mancanza di comunicazione? Considerate che, e lo sapete benissimo, per contrastare i dati che venivano riportati, 700 pedofili vuol dire che ognuno di questi nell'arco di 2 anni deve realizzare determinate condotte, credo più di una volta. Ma c'è un moltiplicatore qui. Sono 2 studi, Mario. Ce lo zero. Non si vuole creare quindi un allarmismo sociale, no? Ci si vuole attenere anche a ciò che ha riferito nell'intervista Bergoglio, Papa Francesco a Scalfari, no? Che è già un dato veramente impressionante questo, insomma, dovrebbe quantomeno fargli sgommare le gambe per porsi attivamente. Noi quindi, e concludo, abbiamo un interesse manifestato da parte della Chiesa, questo ci sta, anche in modo deciso, risolutore, però praticamente non risulta che qui si faccia qualcosa di effettivamente efficace, no? Da una parte. Dall'altra lo Stato, che dovrebbe proteggere i propri figli e le proprie figlie, no? Non per dare una risonanza patriottica, non mi interessa, assolutamente no, però la realtà non fa assolutamente nulla. Quindi non so se ci sono domande. Qualcuno ha qualche domanda o interesse? La risposta. Sarebbe interessante che voi, no, lo dico seriamente, siamo esterefatti. Sarebbe veramente interessante una volta che voi conquistate lo spazio aperto, uscite da questa stanza, da questo incontro, comunicate anche con altre persone, no? Non dico solamente acquistando il libro, perché non per fare lo sbaglio, io credo che debba essere letto, ma secondo me debba essere anche attentamente esaminato dalla Procura, non solo per quel rilievo che riguarda gli episodi dei riti antisatanici ma per ben altro, per l'incombente pericolo di reiterazioni di condotta. Quindi se avete domande, però ecco, sarebbe estremamente importante che questo momento avesse una continuità al di fuori di questa stanza. La risposta è una mia opinione personale. Manca totalmente in Italia una coscienza collettiva, totalmente. Non c'è un tessuto sociale impregnato di consapevolezza sul tema della protezione dei minori e del reato che nasce e si genera in ambiente ecclesiastico che ha ormai una percentuale troppo alta in Italia. Laddove ci sono state delle inchieste importanti che hanno fatto emergere la verità dei fatti, per esempio moltissimo in America con
Spotlight, il Boston Globe, che ha fatto emergere tutta quella catena, quella rete di pedofilia, ma come anche in Pennsylvania ad agosto del 2018, recentissimo, il dossier che ha individuato più di 300 preti su migliaia e migliaia di ragazzini abusati. Ecco, lì queste azioni che hanno obbligato l'autorità civile ad intervenire e hanno obbligato ad una coinvolgimento di responsabilità le autorità ecclesiastiche, nascono, a mio parere, da una coscienza collettiva. Il clericalismo di cui parla tanto Papa Francesco, a mio parere, è prima di tutto delle famiglie, come diceva anche il professor Marzano, secondo me correttamente, a Milano, quando abbiamo fatto la presentazione. Cioè, le famiglie sono ancora, è un problema culturale, sono ancora convinte, e in alcuni casi lo può anche essere, lo è stato, che l'ambiente per crescere bene è quello della Chiesa. Questo, per esempio nel mio vissuto, io vivo in un paese della provincia di Milano, il panettiere, piuttosto che dove vado, le persone che incontro tutti i giorni, questo è il luogo comune, quindi la mentalità clericale è dei cittadini. Riportiamo che poi anche forse il motivo per cui è nata anche questa collaborazione tra l'avvocato Caligiuri e Rete dell'Abuso, ma lo intervistai a proposito di un caso che riguardava Giada Vitale, che probabilmente molti di voi hanno sentito. Quando intervistai Giada, lei ha avuto questa storia di abuso, di violenza dai 13 anni fino ai 17, e il sacerdote ne aveva 55 quando lei ne aveva 13. E io gli chiesi: ma a tua mamma, cioè, non gli hai detto nulla? Dice: sì, quando gliel'ho detto subito mi ha dato uno schiaffo. Questa è stata la reazione. E la cosa è andata, la violenza è durata altri 3 o 4 anni, perché non poteva essere vero. Cioè l'Italia è il paese in cui la mamma di persone abusate, minorenni, dicono, quando il minore ne parla: io non ne voglio sapere di queste cose. È un singolo caso, non fa statistica, però è significativo, anche perché poi ci sono tanti. Io ho avuto problematiche addirittura di genitori che non capivano proprio cosa fosse il trauma subito dai figli, e minimizzavano, no? Ma solo perché è successo questo, ma cosa rompi le scatole, cosa vuoi che sia? Ma ne ho visti più di uno, e vittime ne ho, in associazione ne abbiamo più di 700, quindi qualche caso posso dire di averlo visto e di averlo seguito per mio. Se posso dire, ecco, ritorno anche, c'è ancora l'idea, che ahimè non ha alcun fondamento, che il bambino abbia la sessualità. Invece, proprio anche per una semplice questione di logica, finché non entra nella pubertà, un essere umano non ha la sessualità, io non sono d'accordo un'identità, lei non è d'accordo? No, poi vi dico la mia. Però non ha un'identità sessuale formata, una consapevolezza di sé per cui può consapevolmente tenere un rapporto. Un conto è l'affetto che un bimbo naturalmente porta in determinate situazioni. Se di fronte c'è una persona altrettanto affettiva, quell'affetto rimane scambio di infusioni, un bacio, una carezza, un corto braccio, normale, una cosa semplicissima. Se di fronte c'è una persona malata, come è il pedofilo, gravemente malata di mente, che non ha perso la propria dimensione sessuale, di fronte vede un oggetto, non un essere umano. E quell'oggetto per lui costituisce un problema, perché comunque c'è una vitalità, non è sessualità ma c'è una vitalità. Quella vitalità per il pedofilo è insostenibile, deve essere distrutta, devastata, e attacca in quel modo lì. E poi non arriva nemmeno all'atto, sono quasi tutte persone fisicamente impotenti, ma è la violenza psichica quella che poi determina i problemi che poi dovrà affrontare nella vita la persona abusata a quell'età lì, perché molto spesso perde, per colpa della violenza subita, proprio quella, si trova in un percorso di crescita, di elaborazione tale per cui si interrompe questo percorso e perde la possibilità di sviluppare una propria identità sessuale, che è natura umana. Quindi
è anche questo il motivo per cui, ahimè, molti pedofili sono stati a loro volta delle vittime. Certo. Questo è, diciamo, lo riporto da giornalista quello che dice la scienza, non è un'opinione personale questa, però mi sento di condividerla, anche a livello di logica mi funziona, questo volevo dire. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa. Se no ci salutiamo. Nel scrivere il libro avete trovato un qualche ecclesiastico disposto a accettare questo libro, diciamo, come un'interlocuzione, come un punto di partenza per approfondire, capire, oppure pensate che questo libro verrà legato nello sgabuzzino delle cose sporche che va nascosta? O qualcuno risponderà? Dovremo vedere adesso. Al momento sta nello sgabuzzino. Sì. Però può succedere qualcosa, era anche quello che diceva Mario. Diciamo, noi non ci sentiamo soli, cioè l'abbiamo scritto in 2, ma non è un libro di 2, lo sentiamo anche con impegno civile, insomma, chi fa giornalista lo fa seriamente, cioè, è un servizio, cioè l'informazione tra l'altro è anche un diritto costituzionale, e però serve anche appunto una risposta, un feedback, direbbero i bravi, da parte dell'opinione pubblica, per cui portare in giro, parlarne, descrivere, indignarsi, fare caso a quello che scrivono o non scrivono i giornali, perché poi gran parte del nostro lavoro è anche come quello che fa, lui dice di non essere giornalista, ma quello è un lavoro da giornalista, quello di andare a spulciare le fonti, andare a cercare nei giornali, tra le pieghe. Abbiamo scoperto una cosa, chiudo qui, ma abbiamo scoperto con Francesco una cosa in diretta, a proposito di Don Ruggero Conti. Lui stava leggendo il libro, mi chiama e mi fa, dice, quando Don Ruggero è scappato da questa clinica, ma il nome della clinica non ce l'avete messo nel libro? E io gli ho fatto, guarda, molto probabilmente perché quando abbiamo trovato la notizia non era, come diceva appunto Emanuela, era stata indicata questa famosa dicitura, però mentre lui parlava, io ho l'abitudine, sto sempre davanti al computer e inizio a digitare, incrocio un po' di dati, esce fuori il nome della clinica. Caspita, c'è la clinica adesso. Andiamo a vedere la condanna in via definitiva di questo ora ex sacerdote è la più alta in assoluto in Italia, 14 anni e 6 mesi per aver violentato 8 bambini di 10 anni, e induzione alla prostituzione minorile perché gli pagava, insomma, gli regalava cose eccetera. E in che clinica l'avevano messo? Vicino Roma. Entro nella pagina, gli ho detto, questo lo può confermare, specializzata in trattamento e cura di patologie psichiatriche per adolescenti. Ed è stato affidato, è stato messo lì, e questo è il sacerdote di cui dicevo prima, che ha preso un taxi da Roma e si è andato tranquillamente a Milano. No, poi però c'è manca un pezzetto, Federico, no? C'è un pezzetto carino, no? Che io questa è la cura che lo Stato ha nei confronti appunto di situazioni di questo tipo. E appunto questo sacerdote è stato affidato direttamente dallo Stato. Io poi sono andato un attimo a vedere, quando è uscito il libro di Federico, ho detto vediamo quali avevo trovato io e quali in più ha trovato lui di case. E una è molto curiosa, perché sorge proprio al di là della strada del Ministero di Grazia e Giustizia a Roma, la sezione che dirige proprio le carceri. E io adesso, lui c'è stato, loro ci sono stati, io non ci sono stato, ma mi pare di aver capito anche che in questo castello, diciamo, dove c'è questa clinica, diciamo, per preti pedofili, sia un castello addirittura di proprietà dello Stato, giusto? Dello Stato italiano. Ma io non può essere una mezza bufala, però allora, si chiama, aspetta, perché io Comunità Agave. Esatto, Comunità Agave, ma aspetta, non ricordo più il Forte Boccelli. Forte Boccelli. Sì,
è curioso che sia lì dentro questa clinica, questa comunità Agape ha cambiato diversi indirizzi negli ultimi anni. Ora appunto il libro è work in progress, il libro apre tante, cioè appunto non è esaustivo di tutto questo, stiamo scoprendo cose nuove, diciamo. Diciamo che Federico ha scritto il libro e la Chiesa non nasconde le cliniche, sono le cliniche che si spostano. No, per rispondere anche per rispondere alla domanda di Umberto, preti disposti a fare questo percorso, a parlarne. Allora, noi abbiamo avuto delle fonti, cioè dei sacerdoti che ci hanno raccontato alcune cose, se no non avremmo potuto scrivere il libro. Non abbiamo rubato, sottratto documenti o ricevuti da qualcuno segretamente, come altri giornalisti in Italia hanno svolto così le loro indagini. I famosi giornalisti o si sono presentati non come giornalisti ma spacciandosi per altre persone, oppure hanno ricevuto dei dossier o dei documenti segretamente da delle fonti. Noi ci siamo presentati con nome e cognome, spiegando l'obiettivo, era un obiettivo giornalistico di ricerca e di indagine, e io personalmente, che ho una formazione più cattolica rispetto a Federico, nell'incontrare le fonti, che alcuni di loro sono sacerdoti, mi sono sentita anche molto vicina a loro, cioè come se appartenessimo alla stessa famiglia, no? E quindi ho anche detto, a mio parere la Chiesa, cioè la nostra casa, che è come una madre, no? Per chi è cattolico e frequenta, dovrebbe aprire, no? Come un fiume limpido, un torrente, questi temi fra i fedeli, perché non è giusto che io, che faccio parte di questa compagine, di questa famiglia, di questa realtà, la Chiesa tenga dei segreti soprattutto che vanno a incidere su minori, che io quando vedo un bambino, io ho una figlia, per me è come se fosse anche mio figlio, cioè tutti i bambini, una mamma vive così, no? Quando per strada o in una situazione vedi dei ragazzini che possono avere l'età di tua figlia o anche non l'età, però è come se fossero i tuoi figli, no? Cioè se c'è un pericolo o qualcosa lo soccorri come se fosse tua figlia o tuo figlio. Per rispondere, un po' l'hanno raccolta questa mia richiesta, no? Ci hanno raccontato queste cose anche con lo spirito di una maggiore trasparenza che loro hanno riconosciuto la Chiesa deve avere, perché la Chiesa, se uno ha fede, per un praticante, non è la segretezza che conserva la Chiesa, è lo Spirito Santo, quindi a prescindere dall'azione umana, per quale motivo devo irrigidirmi e chiudere queste realtà se io ho fede? È Dio che porta la Chiesa, non è la mia capacità umana di coprire il reato che mantiene, se no io manco di fede. Cioè dal punto di vista cattolico-cristiano è un controsenso tutto quello che abbiamo scoperto, non proviene da chi crede non copre, chi crede non dice bugie, chi crede tutela la vittima anche a costo dell'immagine della Chiesa, perché questo i papi hanno detto, sia Benedetto XVI che Francesco, no? È vero, abbiamo sbagliato, abbiamo dato prevalenza all'immagine della Chiesa, ma non è un atteggiamento cristiano, l'immagine. L'atteggiamento cristiano è la Chiesa di Cristo, di Gesù. Comunque questi preti che hanno accettato questa sfida o questa proposta non hanno dato il nome, è pieno di anonimato, cioè sono persone che hanno chiesto l'anonimato, Umberto. Quindi alla fine hanno fatto un passo. Loro stessi riconoscono l'esigenza, perché l'ha detto anche il Papa, ma non c'è la ricaduta operativa, sono parole, sono buone intenzioni per ora. Per questo in realtà è difficile vedere una riforma ad oggi, perché comunque abbiamo tutte persone che hanno chiesto l'anonimato e che non hanno voluto che si dicesse chi erano, per cui è peccato questo. Perché devono nascondere il nome e il cognome Don Tizio e Caio per averci dato determinate informazioni? Noi l'avremmo volentieri. Perché non lo so. Ecco, dal mio punto di vista il problema è che una mentalità di questo tipo l'abbiamo riscontrata anche all'interno delle istituzioni laiche. Esatto, perché siamo un paese clericale. Questa cosa qui. Perché se la Chiesa si con queste parole di speranza. Concludiamo. No, pure. No, pure. No, io Niente,
Ti ringraziamo Sì, ringrazio davvero. e poi se potete, cioè al di là del libro, parlare di queste cose può aiutare a sviluppare una coscienza civile, quella di cui parliamo prima. Grazie all'avvocato Mario Caligiuri, a Francesco Zanardi e ad Emanuele Provera e alla libreria Ubic.